tutti, cari amici del Toro e dell'Ascendente Toro e anche amici degli amici del Toro e dell'Ascendente Toro che vogliono sapere come vanno le cose, benvenuti al grande oroscopo per il segno del Toro del 2023. Allora, questo è un anno molto promettente per il segno del Toro, dell'Ascendente Toro, di tutte quelle persone che hanno i valori in questo segno, nel secondo segno venusiano di terra. Lo dico subito per rinfrancare gli animi di tutti i Toro, degli Ascendente Toro, le lune in Toro, che ve lo dico a fare, anche le Venere in Toro, che negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, insomma, diciamo da marzo 2020, hanno patito le quadrature di Saturno e poi insomma una quadratura di Saturno che già da sola poteva bastare, invece è arrivata accompagnata da Giove e che si è scontrata anche con Urano nel segno del Toro. Già Urano nel segno del Toro non è una passeggiata perché è in esilio e quindi in caduta, e quindi ogni volta, ogni 84-85 anni che passa, accadono turbolenze anche a livello mondiale che potete vedere voi, e quindi diciamo che il peggio dovrebbe essere passato. E quindi veniamo ai promettenti transiti di questo 2023. La prima cosa che devo dirvi è che l'anno inizia con Mercurio retrogrado in Trigono, cioè in ottimo aspetto fortunatamente, quindi le scoperte, le considerazioni, le rivalutazioni, le cose dal passato che riemergono, le rivisitazioni dal passato che si fanno sono costruttive. Sono costruttive, vengono recepite velocemente e mettono in atto, aiutano l'amico del Toro, dell'Ascendente Toro e di tutte le persone che hanno quei valori, aiutano la trasformazione, cosa che per il Toro normalmente non è una cosa agevole, perché è un animale pigro, amante del comfort e abitudinario, ok? Tutti i segni di terra, insomma, non brillano per leggerezza e per spirito di adattamento, ma credo che il segno del Toro sia quello che difetta un po' di più. È importante conoscere il nostro lato ombra, perché conoscendo le cose che ci bloccano, no? che ci frenano, che sono limiti, non sono talenti, uno cerca, no, ogni giorno di spostare l'asticella un po' più avanti in questo percorso di crescita personale che poi ci aiuta a sviluppare consapevolezza e a farci prendere il meglio dei pianeti e a contrastare quando i transiti sono sfidanti. Quindi primi 18 giorni con Mercurio retrogrado su Plutone, riconsiderazioni e rivalutazioni delle cose che ho detto, non mi ripeto, ma soprattutto in quei 18 giorni è bene sfruttare quel tipo di energia per fare tutte quelle cose, no? Per colmare le lacune, per sistemare tutte le cose del passato che abbiamo lasciato in sospeso e attendere la giornata del 19 gennaio prima di fare comunicazioni ufficiali, prendere decisioni per il futuro, esordire, aprire un negozio, aprire anche dei social, no? Tutto quello che è esordio, pubblicare un libro, ripeto, aprire pagine, fare anche delle comunicazioni, comunicare che si lascia il lavoro, forse in quel momento non è consigliabile, anche se Mercurio è in Trigono. E vi spiego perché. Sottolineo questa cosa: siccome esordite, no? Entrate nel 2023 con un Giove in Ariete molto impulsivo, no? Giove è tornato in Ariete per la seconda volta, più carico di prima, e ovviamente, ragazzi, Marte è ancora retrogrado, quindi siete indecisi, però probabilmente negli ultimi giorni del 2023 già vi è venuto, del 2022 scusate, potrebbe esservi venuta qualche brillante idea, perché poi Giove in Ariete quello fa venire una gran voglia di fare, di decidere, di mollo tutto, me ne vado, oppure inizio questa cosa. E purtroppo Giove è un espansore delle simbologie del pianeta Ariete, che è famoso per essere
molto coraggioso, ma sicuramente non riflessivo. Non riflessivo. Con Mercurio retrogrado, perché lo sarà dal 29 dicembre, quindi Giove entra il 20 dicembre 2022 in Ariete, subito porta questa energia bella turbolenta, no? E vi fa venire voglia di tante cose. E poi Mercurio diventa retrogrado e in realtà sarebbe bene sfruttare quell'energia per risolvere quelle piccole, grandi, poi dipende da noi, pendenze del passato e tergiversare, legarsi le mani fino al 18 gennaio perché la spinta di Giove ad agire potrebbe essere molto forte, no? Ok? Quindi poi tanto più che il 6 gennaio c'è una luna piena in Cancro che è amica del segno del Toro, quindi potrebbero arrivare notizie, comunicazioni, e però è un po' dissonante a Giove e a Mercurio. Quindi qualsiasi cosa arrivi, anche se sembra la chiamata della vita, l'incontro karmico, l'uomo del monte, e insomma datevi del tempo, prendete del tempo fino al 18 gennaio. Sappiate che Marte nel frattempo poi diventerà diretto, che è già un alleggerimento il 12, e Urano nel vostro segno, questa è la big notizia, Urano diventerà diretto nel vostro segno esattamente il 22, credo. Il 22 gennaio. Quindi tra il 19 gennaio e il 22 gennaio voi percepirete, complice anche una luna nuova in acquario molto frizzante, voi percepirete la possibilità di muovervi, la certezza di andare dritti, quindi di cominciare, a creare il vostro, no? Il vostro futuro, perché qui insomma i primi 3-4 mesi dell'anno vi faranno rivalutare anche le aspirazioni professionali. Qui dopo 2 o 3 anni di stop, di blocchi, di pesantezze, potrebbero iniziare lentamente a cambiare le prospettive e il Toro dovrà fare uno sforzo di adattamento, ok? Quindi questa è la cosa più importante, non cadere nelle brame di Mercurio retrogrado. Vi ricordo che c'è un altro Mercurio, ce ne sono un paio. La fortuna, la gran fortuna del 2023, che veramente l'universo si è messo una mano sulla coscienza, è che tutti i Mercurio retrogradi saranno in segno di terra, quindi non brillantissimi, ma molto pratici e molto favorevoli al segno del Toro. Abbiamo detto che l'anno inizia con Mercurio retrogrado e ragazzi, l'anno termina con Mercurio retrogrado nel segno del Capricorno dal 14 dicembre 2023. Quindi il fatto di non debuttare, di non fare cose ufficiali, di non aprire negozi nelle ultime 2 settimane, no? Anche di fare comunicazioni ufficiali, anche di scegliere, ragazzi, dei coach, dei punti di riferimento. L'inizio dell'anno, i primi 18 giorni e gli ultimi 15, io non mi pronuncerei neanche proprio per contattare un coach, non so, un punto di riferimento, un prof, per qualcosa, per qualsiasi cosa, dalla crescita personale ma anche al dottore. Se dovete cambiare medico, anche queste cose qui. Tanto più che quel Mercurio in Capricorno con cui inizia l'anno e termina retrogrado su quel Plutone vi porta proprio a rivalutare anche il percorso di crescita personale, anche quel discorso, quel lavoro sul potere di cui abbiamo tanto parlato nei video relativi al transito di Plutone in Capricorno, che al Toro ha fatto un gran bene, ma per portarlo alla grande saggezza dal 2008 al 2024, durata di questo lunghissimo transito, ha fatto anche tanto male. Quindi, no? Nel percorso, negli ultimi gradi di Plutone retrogrado, siccome un pianeta quando è all'inizio, quando è alla fine, dà i colpi più forti, questi transiti di Mercurio retrogrado a inizio
e a fine anno. Saranno illuminanti, però non siate impulsivi, vista la presenza di Giove. Allora, per il resto, per quanto riguarda le spese, dimenticavo, con Marte in Gemelli, per quanto riguarda le spese o le discussioni per i soldi, si andrà avanti fino al 24 marzo, poi tutto si calma, o più o meno. Tra il 7 marzo e il 24 vi togliete sia Saturno quadrato, che ovviamente entra il 7 marzo nel segno dei pesci, però ragazzi la terza decade se lo becca ancora tutto per un bel po', quindi il segno del Toro inizierà proprio in generale a sentire l'aria che è cambiata probabilmente dal 24 marzo, perché Saturno avrà fatto un progresso di pochi millesimi nel segno dei pesci, ma sarà raggiunto da Marte in Cancro. Marte in Cancro darà al Toro, Marte in Cancro sarà nel vostro segno dal 24, sarà a favore del vostro segno dal 24 marzo al 20 maggio. Tante cose, tanti transiti accadranno all'interno di quel lasso di tempo, tra cui dimenticavo di dirvi il secondo transito di Mercurio retrogrado dal 20 aprile nel segno del Toro fino al 15 maggio, e poi ci sarà dal 28 agosto al 15 settembre, dal 24 agosto al 15 settembre ci sarà Mercurio retrogrado in Vergine opposto a Nettuno, e poi il 14 dicembre ci sarà, come dicevamo prima, Mercurio retrogrado in Capricorno, sempre su Plutone, quindi non si esordisce, non si fanno comunicazioni ufficiali. Per esempio per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali, il Mercurio retrogrado in Vergine del 24 agosto, tra il 24 agosto e il 15 settembre, accadrà più o meno alla fine del transito di Marte in Vergine. Se conoscete qualcuno, parlo proprio di incontri sentimentali, ma se lavorate nella creatività e nell'arte, anche incontri positivi per il lavoro, se vi arrivano delle proposte, fate delle esperienze, incontrate qualcuno che vi sembra la persona giusta, prima di presentarla ai genitori, agli amici, al popolo italiano, a reti unificate, aspettate il transito dal 24, tergiversate dal 24 agosto fino al 15 settembre. Se aspettate un bambino, riservatezza, perché con Mercurio retrogrado, soprattutto opposto a Nettuno, e alla fine anche a Saturno, è sempre, meglio sistemare le cosine in silenzio, in rigoroso silenzio dico io, le cosine del passato, perché l'energia quello vuole, e poi con grande serenità pensare al futuro. Un'altra cosa che potrebbe venirvi in mente con un bel Mercurio in segno mercuriale, quindi molto cervellotico, parlo dal 24 agosto al 15 settembre, sono le idee, adesso faccio questo, e sarà molto forte la spinta. Mi raccomando, oppure vedere fantasmi dovunque, avere un momento di scetticismo, di disfattismo, di nichilismo, sono dei deliri di Mercurio opposto a Nettuno. Voi osservate, se riuscite in quella pratica zen miracolosa che porta poi alla crescita personale e al risveglio della coscienza, se riuscite ad osservare senza identificarvi, senza pensare che siano la verità assoluta, i vostri pensieri, e se li lasciate andare, magari prendete nota, perché qualcosa con Mercurio retrogrado può anche arrivare, ma si tratta più di rielaborazioni del passato, quindi la tarda primavera, la tarda estate, insomma, io la terrei un po' così.
sempre quel fingersi morti che torna utile. Ma riavvolgiamo il nastro. Allora, Marte, tornando alla fine di marzo, Marte entra nel segno del Cancro, ci resta fino al 20 maggio e quello è un momento interessantissimo. Quello è un momento interessantissimo per voi, per la vostra persona a 360 gradi, per cambiare la vostra vita. Avete sempre Giove in Ariete che vi spinge alla ribellione totale, a uscire dall'orticello tranquillo del segno del Toro. Quindi è inevitabile che, siccome Giove poi deve entrare nel vostro segno il 16 maggio e sarà preannunciata da Venere nel segno del Toro dal 16 marzo, da varie lune, ci saranno delle lune in Ariete, su Giove, in aprile che soprattutto quella della primavera, la luna nuova del 21 marzo, quella del 20 aprile, che vi fomenteranno a prendere delle decisioni, no? A cambiare vita, a uscire da un orticello, a fare una rivoluzione, qualunque essa sia, ad uscire, avete incontrato qualcuno, quindi a lasciare il lavoro, ad uscire da una relazione, a uscire dalla famiglia, a lasciare il nido e a volare dovunque, ma nonostante questa energia scalpitante, io già vi vedo, perché il Toro poi è tanto placido, ma quando gli si chiude la vena, non lo dite a me, non guarda in faccia a nessuno, eppure lì il 21, ragazzi, Mercurio, nonostante tutte queste novità, dovete tacere. Non dovete dare vita a nulla, perché Mercurio dal 22 aprile diventa retrogrado nel segno del Toro, quindi tutto quello che avevate pensato lo dovete rielaborare dentro di voi, ma dovete portare pazienza fino al 15 maggio. Questo è fondamentale. Perché? Perché Mercurio deve fare un lavoro dentro di voi, no? Mercurio andrà su Urano, andrà sul nodo nord, che è ancora nel vostro segno fino al 18 luglio, quindi si chiudono cicli iniziati nel 2003-2004. Se volete a ritroso ho fatto i post, se volete andare a ritroso e sapere quali sono gli altri cicli del nodo nord in Toro, che avvengono circa ogni 19 anni, trovate il post su Instagram e su Facebook, se riesco lo rimetto in questi giorni. Quindi dal 20 aprile al 15 maggio rielaborate tutto, avete questo trigono, questo Mercurio su Urano, ragazzi, trigono a Plutone, inizialmente anche sestile a Saturno, però fino al 15 maggio silenzio, perché Giove nel frattempo cavalca, vi fa scoprire ogni giorno cose nuove, e poi il 15 Mercurio in Toro, quindi sul vostro Sole, sul vostro ascendente, sulla vostra Luna, sul vostro stellium, sulla vostra Venere, vi fa parlare. Voi immaginate che avete conosciuto una persona importantissima, ma avete già una situazione e volete andare via, oppure immaginate che avete fatto un incontro fortunatissimo per il lavoro, oppure all'università vi dicono di cambiare piano di studi, di cambiare facoltà. Sapete quelle cose che si creano, no? Quelle strane interferenze tra una dimensione e l'altra, per cui a volte si fanno dei salti nel vuoto dangerous. Allora, voi pensate che sia la svolta della vita, datevi il tempo però tra il 20 aprile e il 15 maggio che la svolta della vita si riveli. Il 15 Mercurio torna diretto, si può iniziare a proferire parola, sai che ho conosciuto quello, ma no, è Vallanzasca, capito? A questo livello. E Giove il 16 entra nel vostro segno zodiacale. La realtà cambia immediatamente, all'inizio c'è anche un fantastico sestile con Saturno, poi lo farà con altri, poi andrà su Urano, e Giove resta sul vostro segno
da maggio 2023 a maggio 2024, proprio in linea con la natura del segno che è stabile, che è inamovibile. Pur di spostarlo bisogna prenderlo di blocco e depositarlo da un'altra parte. Giove non farà quegli andirivieni che per esempio Giove in Pesci e Giove in Ariete, no, si sono alternati, hanno giocato tra di loro le retrogradazioni, quello andava prima, insomma hanno fatto 2 o 3 ingressi a testa nel segno. Giove proprio solido, in Toro, stabile, entra là e nonostante ci sia Urano, se ne andrà fra un anno, quindi la prima parte dell'anno, diciamo i primi 5 mesi, sono tutto un tafferuglio, un subbuglio, una cosa di novità da valutare con prudenza e poi si aprono le danze il 16. Si aprono le danze significa che quello che di buono è accaduto in questi mesi o quello che di buono è iniziato nel luglio-agosto 2022, quando sul nodo nord e su Urano è arrivato Marte, poi c'è stata la luna piena dell'8 novembre 2022 che ha suggellato, ha sancito qualcosa iniziato allora e ha aperto un altro portale. Adesso tutte quelle cose iniziate prima o negli ultimi mesi possono essere ufficializzate, possono finalmente accadere. E insomma Giove andrà sul nodo nord, quindi farà trigono alla quinta casa, quindi avete buone prospettive per l'amore. Giove porta l'amore, Giove porta i figli, Giove porta il cambio di status, soprattutto se è sull'ascendente. Se lavoravate andate in pensione, altrimenti verrete assunti, probabilmente a tempo indeterminato, visto che c'è anche Saturno a favore per ben 3 anni, strepitoso. Quindi se dovete laurearvi, le cose si potrebbero mettere in una maniera veramente fortunata. Se dovete cambiare lavoro, Giove vi protegge. Insomma, è un Giove molto immobiliare, molto pragmatico, molto legato all'abbondanza, all'amore, no? Ai piaceri. Se avete già un Giove dominante, il consiglio è di dominare gli eccessi. E dimenticavo, cosa importante, per il segno del Toro e per chiunque abbia pianeti in Toro, Giove è un bel dilatatore. Nel segno del Toro aumenta la propensione a cibarsi, a darsi agli ozi, ai vizi, alle bevande. Quindi la dilatazione è dietro l'angolo, soprattutto chi ce l'ha all'ascendente, la dilatazione. Quindi morigeratezza, arrivate al transito di Giove a maggio con qualche chilo in meno, così anche morigerati perché gli eccessi saranno... non lo so, io mi farò legare mani e piedi. Un'altra cosa, se sognate una gravidanza, tecnicamente le gravidanze si verificano con Giove in quinta casa, ma noto che capita discretamente, spesso e volentieri, che anche con Giove all'ascendente, proprio in linea con l'ampliamento, con la dilatazione della figura, possono esserci delle gravidanze. Quindi è Giove che sui valori in Toro li fa allargare, no? Li fa moltiplicare, li fa riprodurre, insomma li fa aumentare la creatività, sono tante le cose. Quindi siccome è un espansore potente, poi immagina il segno del Toro, la morigeratezza no, sta altrove, è andata da un'altra, l'hanno data a qualche altro segno. Se c'è qualcosa di queste simbologie, no, che voi non volete ampliare, andateci per tempo, cioè prevenite, siate prudenti con qualsiasi forma di prevenzione che a voi può interessare. Allora, un'altra cosa, il nodo nord lascia il vostro segno definitivamente il 18 luglio, come stavamo dicendo prima, e andrà all'indietro, perché il nodo nord ha questa cosa qui di andare contro, mentre tutti gli altri pianeti vanno, diciamo, in senso orario, procede in senso anti-orario, e quindi dal Toro passa all'Ariete, passerà ai Pesci, e quindi per voi a livello inconscio cercate di ricordarvi cosa vivevate, che esperienze avete vissuto, proprio anche legate alla rabbia, alla voglia di osare, che poi magari non è stata brillantissima, di tutto quello che è accaduto dal 26-27 dicembre 2004 a giugno 2006. Perché si chiude quel ciclo, ne inizia un altro, migliore di quello, però
è importante che noi, come dire, impariamo qualcosa, ecco, no? Dagli ultimi anni trascorsi. Quindi, seconda parte dell'anno strepitosa, c'è una quadratura di Marte mentre andate, no, con Giove che dal 16 maggio, Mercurio diretti, tutti quanti vanno in Toro, su Urano, sul nodo nord, sul vostro Sole, insomma, mentre c'è questa grande energia taurina, c'è una micro dissonanza di Marte e Leone dal 20 maggio all'11 luglio che vi in realtà chiama in famiglia o a casa o legata agli immobili, quindi voi avrete questo momento di frustrazione, questo momento di frustrazione nel quale sembra che la vita vi prometta il mondo, vi chiamano a Hollywood, vi offrono il lavoro della vita e accade qualcosa, lavori, cose, non so, qualcosa, la comunione del figlio, no? Avete presente queste cose qui? La nonna fuori regione che arriva, c'è qualcosa che vi trattiene a casa, ma qui c'è qualcosa che vi impegna in famiglia, a casa, con gli immobili, ma la buona notizia è che questa volta questo transito di Marte in Leone potrà esprimere la sua verve, la sua energia liberamente, senza farvi veramente stressare e rischiare veramente l'esaurimento, non so, veramente l'esaurimento psicofisico, come è accaduto tra giugno e luglio 2021, perché all'epoca Marte è stato opposto a Saturno, se non sbaglio dall'11 giugno al 31 luglio, adesso ve lo dico perfettamente perché credo che sia stato un momento epico per tutti i segni fissi, epico in senso negativo. Marte opposto a Saturno e a Giove e quadrato a Urano in Toro. Fatemi sapere nei commenti come l'avete vissuto voi, perché la metà basta. Allora, Marte il 29 luglio, dall'11 giugno al 29 luglio 2021, Marte è stato nel segno del Leone. Come vi dicevo, quadrato a Giove, opposto a Giove e Saturno e quadrato a Urano, quindi queste cose. Poi si ripristina una sorta di quiete, abbiamo dall'11 luglio al 28 agosto arriva il momento del morigerato riposo, arriva il momento in cui anche le conoscenze sentimentali si iniziano ad entrare nella vostra realtà, quelle che magari ci sono state a marzo, aprile, maggio, iniziano ad entrare nella vostra quotidianità, nella vostra routine e quindi no, inizia la vita sentimentale, anche creativa, i progetti, la progettualità del segno del Toro iniziano a prendere la direzione giusta che uno quando arriva giovane nel proprio segno si aspetta che prendano, no? Arriva l'amore e resta, arriva e resta. Piccola finezza. Questo Marte farà un'opposizione con Nettuno, in realtà saranno 12 anni che Marte fa l'opposizione con Nettuno, perché da quando abbiamo Nettuno in pesci, quello è, Marte vi si scontra. Cosa significa? Che Nettuno in pesci, questo vale per tutti, ci fa avere dei sogni, sapete, sogni un po' ingenui, anche un po' ingenui, proprio la favola, e arriva il principe azzurro e divento ricco e famoso e compro la villa e vado a vivere a Dubai, sapete, e divento un influencer famosissimo, sapete queste, vado a Sanremo e divento il pilota di Formula 1 e il nuovo Maradona vive dentro di me. Le esagerazioni. Ogni volta che arriva Marte, quei 45 giorni, si spera che il pianeta non faccia, giretti retrogradi, perché già è tosta così, la vita ci riporta con i piedi per terra, no? La vita ci fa capire che quello che abbiamo pensato va ritarato con la nostra realtà.
L'ultima volta c'è stato dal 29 luglio fino ai primi di settembre del 2021. Fate mente locale per vedere che cosa è accaduto. A volte, per esempio, visto che Nettuno è il sogno, con l'opposizione di Marte il sogno si infrange, cioè qualcuno evapora, qualcuno non si vede più, qualcuno diventa latitante, perché ha ripreso la sua routine, ok? Quindi valutate bene quello che accadrà dall'11 luglio al 28 agosto per vedere se siete nella realtà e se la vostra realtà vi piace, sta andando, ricordatevi che è un Marte trigono a Giove, quindi potete cambiare e modificare con facilità, non siate fissi, eccessivamente rigidi, eccessivamente tradizionalisti, ok? Cercate di avere fiducia nella vita, il Toro in questo modo riesce a muoversi in maniera agevole. E dal 24 agosto, come dicevamo all'inizio del video, mancano 4 giorni affinché Marte, portatore cinico di realtà, Marte in Vergine, esca e vada a portare polemica nel segno della Bilancia, quando Mercurio diventa retrogrado. Quindi se aspettate se vanno lasciato, forse non inseguite o forse provate un tentativo, se qualcuno è scomparso, dite ok, sei vivo, tutto a posto, ma no, datevi il tempo di vedere dove va l'energia dal 28 agosto fino al 15 settembre. È probabile che l'energia si sposterà nella polemica sentimentale. Nella polemica sentimentale o nella polemica legata alla legge, cioè sarete indecisi, starete valutando ciò che è giusto o meno fare, quindi vi confronterete con problematiche di coppia e nell'equilibrio tra ragione e sentimento e tra ego, noi, cioè faccio il mio bene, faccio il bene degli altri, tutta una serie di scrupoli di coscienza che andranno avanti dal 27 agosto fino al 28/10. A metà di questo lasso di tempo avrete una bella luna piena in Bilancia, avrete la luna piena in Ariete il 29 settembre e lì potrebbero esserci degli attriti e la voglia di mandare qualcuno a farsi benedire. E qui se avevate una relazione che volevate cambiare e con Giove in Ariete nella primavera, no? Siete riusciti a superare la luna piena in Ariete su Giove, su tutto quello che c'era del 6 aprile, ma è iniziata una frequentazione importante, può essere che il portale si chiude il 29 settembre e lì avrete preso la decisione se tornare nel passato o se stare nel futuro. Questi mesi di indecisione, la cosa però non è soltanto, volevo fare una specifica che ho visto adesso, mi ero dimenticata, oltre a ciò che è giusto, ciò che è sbagliato e i rapporti di coppia, le indecisioni ci saranno anche sul posto di lavoro e momento forse uno dei più potenti dell'anno, veramente potente, dal 12 ottobre al 24 novembre Marte ritorna nel segno dello Scorpione dopo molto tempo, dopo il famigerato autunno 2021. Marte ritorna nel segno dello Scorpione, ci sarà una luna in Toro il 28 ottobre opposta a Marte con eclissi totale. Meno male che Mercurio non è retrogrado. Voi mi chiederete che cosa succede? È probabile che nelle giornate proprio, no, del weekend di Ognissanti, dei morti, insomma, quelle giornate lì, un contratto lavorativo termini o una relazione termini o una società termini. Però da come stanno messe le cose, siccome ci sono pianeti Scorpione e pianeti in Toro che si fanno la guerra, no, lo sanno tutti, però abbiamo questa volta Saturno ai primi gradi dei pesci come un famoso punto di talete che potrebbe portare a chiudere una porta e ad aprire un portone. Quindi
per quel tempo, a seconda di ciò che Giove avrà portato nelle vostre vite. Insomma, tra l'altro diventerà retrogrado, quindi un po' di cose andranno valutate, però se un Marte in Scorpione opposto ai pianeti in Toro, con Luna, con eclissi totale in Toro, può spaventare, sappiate che io vedo un cielo tutto sommato armonico, perché questa volta Saturno si mette in mezzo e quindi non crea le rotture e ragazzi, anche i disastri che ci sono stati nel novembre del 2021, non so se li ricordate, con Luna piena in Toro opposta a tutti i pianeti e Marte in Scorpione, quadrata a Giove e Saturno e Luna piena su Urano. Io ricordo un'ecatombe, stavolta andrà meglio, quindi come dire ci va bene. Quindi se finisce una situazione, se finisce una storia, se finisce un lavoro, dovreste avere lo switch quasi immediato, insomma forse avrete molti switch per decidere. Insomma, con questa energia si arriva al 24 novembre, Marte entra nel segno, nell'irrequieto segno del Sagittario, insomma, quadrerà Saturno, quindi creerà una sorta di voglia di andare, di partire, di salutare qualcuno, di lasciare andare qualcuno, di lasciare andare qualcosa, quindi c'è questo momento agrodolce, no? Che poi sarà agrodolce fondamentalmente giusto a fine novembre, primi dicembre, poi Marte si toglie dalla quadratura di Saturno, però c'è un momento in cui c'è qualcosa da lasciare andare, qualcuno, qualche situazione, e poi l'anno termina con questa rinascita, con questo Marte in Sagittario che ci porta lontano, ci porta sempre a fare delle esperienze nuove e a spostare il limite dell'asticella lontano. Abbiamo sempre Giove che ci protegge, retrogrado ovviamente, quindi riporta qualcosa che non eravamo riusciti ad afferrare prima a noi, sia in termini di consapevolezza, di amore e di benessere. Ultimi giorni dell'anno, ultimi 14 giorni, Mercurio retrogrado, non proferite parole importanti e se potete, se dovete mettere firme, se potete organizzarvi e metterle prima o altrimenti metterle nel 2024 e evitare di prendere decisioni, ma sistemare quello che a gennaio, magari a inizio anno, con quel Mercurio retrogrado non eravate riusciti a risolvere e che magari si ripresenta adesso, anche chiarimenti, pace, amori che ritornano, figli che tornano, insomma si sistemano tante cose. Fino a maggio 2024 dovremmo essere in una botte di ferro. Ragazzi, io vi faccio un grandissimo augurio, vi auguro che possiate prendere il meglio da Giove e anche e che Saturno ci sostenga in questo 2023, insomma, io speriamo che me la cavo. Vi mando un grande bacio, vi auguro un 2023 fantastico e ci vediamo ai prossimi video.